Una ragazzina pascola un magro gregge di pecore. È sola. I grandi stanno lavorando nei campi. Si chiama Jean Boulet e ha appena 14 anni. Gli animali sono irrequieti. Qualcosa dall'emitare della foresta li ha spaventati. C'è un'ombra che si sta muovendo nella brughiera. La ragazza non ha il tempo di reagire, solo quello di realizzare che le voci dei villaggi vicini erano vere. Poi un lampo color rosso e più niente. È la bestia di Gévaudan. Quello che rimane di Jean Boulet viene ritrovato in condizioni orribili. La ragazzina è stata attaccata alla gola e il corpo riporta lacerazioni profonde. Jean viene sepolta qualche giorno più tardi senza i sacramenti, perché non si è confessata. Gli atti ufficiali dell'epoca riportano che la ragazzina è stata aggredita da una bestia feroce non identificata. Questo è il primo attacco di una lunga serie che reclamerà le vite di centinaia di persone nella regione del Gévaudan, nella Francia meridionale. I sopravvissuti descrivono una creatura mai vista prima, che si comporta in modo anomalo. La taglia simile a quella di un grosso vitello, artigli e fauci enormi e una peluria rossastra sul dorso. Questo dà inizio a una caccia che arriva a coinvolgere le più alte cariche dell'epoca, fino alla corte del re. Chi o cosa era la bestia del Gévaudan? In questo speciale di Halloween voglio prendere la lente di ingrandimento e investigare su un criptide che in quasi 300 anni non è mai stato identificato. Ipotesi, teorie e cospirazioni. Restate fino alla fine per scoprire che cosa potrebbe celarsi dietro a questi orribili attacchi. Quindi mettetevi comodi, spegnete la luce e preparatevi a viaggiare per un istante in un periodo in cui mostri e leggende popolavano il crepuscolo. La nazione è appena uscita sconfitta da un conflitto titanico contro il Regno Unito e la Prussia. È la guerra dei 7 anni. Il Gévaudan è una delle regioni più povere e dimenticate del regno. Qui, la brughiera, coperta di nebbia e neve, si stende fino al limitare di foreste rade. Il terreno arido sostiene a malapena l'agricoltura e il pascolo di bestiame. Le persone vivono in condizioni pietose, molto lontane dagli agi moderni delle grandi città. Capanne di legno e fango ospitano famiglie numerose, dove d'inverno, per combattere il freddo, le persone dormono assieme agli animali. Decessi per malnutrizione e malattie fanno parte della quotidianità. Tutto era cominciato nell'aprile del 1764. Una ragazzina di Langagne aveva raccontato di una creatura gigantesca che aveva provato ad aggredirla mentre pascolava gli animali. Ad averla salvata erano stati i buoi, che avevano caricato la bestia, mettendola in fuga. La ragazzina aveva descritto la creatura come un animale massiccio dal pelo rossastro e con artigli enormi. Nessuno le aveva creduto, ma poi, qualche mese più tardi, era stato trovato il corpo di Jean Boulet. Tra agosto e settembre si verificano altri attacchi. I corpi di 3 ragazzini vengono ritrovati nella brughiera. Riportano tutti profonde ferite alla gola e segni di morsi di animale. Gli abitanti del Gévaudan iniziano ad avere paura. Rimanere lontano dalla brughiera però non è un'opzione. Se pascolare le greggi vuol dire rischiare una fine orribile, non farlo significa incorrere per certo nell'inedia. Decine di ragazzini continuano a recarsi nei pascoli, mentre i genitori lavorano nei campi. Una quarta vittima dell'estate di quell'anno sopravvive e ancora una volta riferisce che non si tratti di un lupo, ma di una bestia orribile metà lupo e metà tigre, con grandi artigli e lunga coda. I segni diventano quindi impossibili da ignorare e il Gévaudan è braccato da una bestia fuori dal naturale. Il 6 settembre del 1764 la bestia colpisce una donna all'esterno della propria abitazione, mentre sistema il bucato. Se fino a questo momento la bestia sembrava limitarsi ad attaccare nella brughiera, ora nessun luogo è sicuro. Centinaia di contadini e gendarmi armati di moschetto battono l'intera provincia, ma senza successo. Nel frattempo,
Le vittime della bestia non fanno che aumentare, così le autorità locali cercano l'attenzione di Parigi. Arriva dicembre e una squadra di dragoni reali affianca il capitano Duhamel, che in un paio di incontri riesce ad avvistare la bestia. Questa però riesce sempre a sfuggire. L'abilità della creatura nell'evadere i cacciatori e l'elusività con cui attacca nutre la paura dei contadini e iniziano a circolare voci su presunte capacità innaturali della belva. Si dice che la bestia possa camminare sulle zampe posteriori come un uomo, sia capace di compiere balzi fuori misura e sia immune ai proiettili di piombo. Intanto, il vescovo della regione dichiara che la bestia non è altro che una punizione divina, inviata dal Signore contro i peccatori. Ogni curato della zona organizza preghiere di massa. Le vittime aumentano. L'inefficacia di Duhamel costringe Re Luigi XV a inviare 2 cacciatori, Jean-Charles Marc-Antoine Vaumelle d'Enval e il figlio Jean-François, che prendono il posto del capitano. Nell'agosto 1765 viene organizzata un'altra battuta di caccia. La bestia però la evade completamente e appare nel villaggio di Paulac, nelle retrovie. Qui punta una giovane ventenne di nome Marie-Jeanne Vallée. La ragazza regge una lancia rudimentale e quando la bestia attacca le conficca l'arma nel corpo. L'animale precipita in un ruscello, ma poi si riprende e scappa. La svolta arriva nel settembre dello stesso anno, quando Antoine abbatte un lupo di dimensioni notevoli. L'animale viene riportato avere un'altezza di 80 cm e una lunghezza di 1,70 m. Diversi superstiti della bestia attestano che si tratti proprio della stessa creatura e il Gévaudan tira un sospiro di sollievo dopo più di un anno di terrore. La belva viene impagliata e portata a Versailles, dove il cacciatore viene accolto come un eroe. Assieme alla fama, ad aspettarlo ci sono 9.000 libbere, la taglia che il re aveva messo sull'animale. Per l'intero mese di novembre non vengono riportati attacchi. Sembra davvero che la bestia sia stata sconfitta. Con l'inizio di dicembre, però, il Gévaudan ritorna nel terrore. Questo continua fino alla primavera del 1667, quando il cacciatore Jean Chastel avvista la creatura. L'animale immenso è a pochi metri da sé. L'uomo prende la mira e spara un colpo. La bestia è colpita e questa volta cade a terra. Da questo momento in poi le aggressioni cessano. La carcassa dell'animale viene esaminata, ma quando alcuni specialisti arrivano sul posto, la folla ha già reclamato parti della belva come trofeo, rendendo impossibile uno studio approfondito sulla sua natura. L'ultima descrizione della creatura riporta: questo animale assomiglia a un lupo soltanto nella coda e nella parte posteriore, già che la sua testa, come si vedrà sulla base delle proporzioni riportate più avanti, è mostruosa. I suoi occhi hanno una membrana singolare che va dalla parte inferiore dell'orbita sino a ricoprire il globo oculare. Il suo collo è ricoperto di un pelo molto spesso di un grigio rossastro, attraversato da qualche striscia nera. Sul petto ha una grande macchia bianca a forma di cuore. Le sue zampe presentano 4 dita armate di grossi artigli, molto più lunghi di quelli di un lupo normale. Ugualmente le zampe sono molto robuste, soprattutto le anteriori, dal colore di cerbiatto, un colore mai visto addosso ad altri lupi. Nascono leggende che raccontano di come Chastel avesse fuso alcune medagliette d'argento dedicate alla Vergine Maria per forgiare il proiettile che aveva abbattuto la fiera. Altre raccontano di mandanti umani dietro agli attacchi, in un'epoca di instabilità politica e di forti tensioni sociali. Questo dà inizio a una serie infinita di ipotesi e spiegazioni che provano a rispondere alla stessa domanda: chi o cosa era la bestia di Gévaudan? Possiamo ora passare ad analizzare le varie ipotesi su questa creatura. Questa è una lista delle caratteristiche apparentemente inspiegabili di cui tenere presente. La mole di vittime fuori dalla norma. Si parla di centinaia di vittime, un numero senza precedenti. La predilezione per prede umane. La bestia attaccava persone, quasi sempre mentre erano da sole, e ignorava animali d'allevamento, oggettivamente, prede più facili. Le descrizioni dell'animale sono a volte contraddittorie, ma sembrano tutte ribadire che non si trattasse di un lupo, o almeno non di un lupo normale. La bestia era intelligente. Durante le varie battute di caccia, la bestia sembrava ignorare completamente le trappole disposte dai cacciatori.
La sotana non è mai stata trovata e in alcuni casi l'animale è apparso lontano da zone battute dagli uomini armati. La bestia non si nutriva delle sue prede. Molto spesso le vittime venivano trovate in condizioni orribili, ma raramente venivano consumate, rendendo quindi inspiegabile il motivo di simili aggressioni. Gli attacchi della bestia hanno creato il panico nella popolazione locale in modo anomalo. Gli attacchi erano diversi da qualsiasi altra cosa sperimentata dalla popolazione fino a quel momento. Abilità innaturali. La creatura avrebbe avuto abilità fuori dalla norma, come la capacità di compiere enormi balzi, e aveva proporzioni insolite. La creatura è sopravvissuta a diverse ferite in modo inspiegabile. Una delle ipotesi prevalenti, basata su osservazioni di contemporanei alla vicenda e sull'interpretazione di zoologi, è che si sia trattato solo di un branco di lupi. Attivi in Francia e in Europa, un branco di lupi nel Gévaudan sarebbe diventato attratto da prede umane e avrebbe messo a segno gli attacchi. Questo spiegherebbe il numero delle vittime, insolito per un solo predatore, e come la bestia facesse ritornare dopo apparenti ferite letali. Un'altra teoria parla di un ibrido tra cane e lupo. All'epoca, diverse razze di cani venivano allevate a scopo bellico o per protezione. Uno di questi animali sarebbe potuto fuggire e accoppiarsi con un lupo, creando un incrocio dotato della forza e della familiarità con gli umani dell'uno e dell'astuzia e della ferocità dell'altro. L'animale in questione potrebbe essere stato in parte un molossoide o un mastino, animali dotati di una forza mandibolare estrema e dal colore rossiccio compatibile con le descrizioni coeve. La notevole massa muscolare di questi animali, inoltre, spiegherebbe la loro tolleranza a ferite superiore a quella di un lupo. Diversi biologi, che negli anni recenti hanno esaminato il caso, sono arrivati a una conclusione apparentemente assurda, basata sulle testimonianze dell'epoca. La bestia di Gévaudan non sarebbe stata altro che un leone. I contadini della zona conoscevano bene i lupi e non avrebbero certo potuto confonderli con qualcos'altro. Se i leoni erano forse conosciuti di nome dai cittadini comuni, questi non ne avevano probabilmente visto nessuno dal vivo. Da qui la loro incapacità di descrivere la creatura con le parole di cui disponevano. I leoni, essendo felini, sono in grado di compiere balzi superiori a quelli di normali lupi. Hanno tecniche di caccia diverse e ci sono precedenti storici documentati di leoni diventati estremamente abili nel predare uomini. Sto parlando di The Ghost and the Darkness, come erano stati soprannominati due leoni nello Tsavo, in Kenya. Qui, nel 1898, una spedizione britannica stava costruendo un ponte ferroviario e si è trovata vittima di attacchi insidiosi di due leoni, dotati di un'astuzia innaturale. Spinti da un drastico cambiamento nel loro habitat e nell'abbondanza di prede umane per via della tratta di schiavi nella zona, i due leoni avrebbero sviluppato una predilezione per le prede umane e quindi perfezionato le loro tecniche di caccia. Un leone sarebbe quindi potuto finire nel Gévaudan grazie a zoo itineranti o alla moda di alcuni aristocratici di importare animali esotici per ostentare la propria influenza. L'animale abbattuto da Chastel, seppure in pessime condizioni, viene descritto all'epoca dei fatti. Questa descrizione, secondo alcuni, rappresenterebbe perfettamente una iena striata. Il colore del pelo, le proporzioni e la somiglianza tra l'animale e i grossi canidi potrebbe spiegare perché fosse descritto da molti come una sorta di ibrido tra un lupo e qualcos'altro. Come un leone, una iena sarebbe potuta arrivare nella zona scappando da collezioni private di animali esotici. Una delle interpretazioni più suggestive si concentra sulle abilità innaturali della creatura. Nello specifico, la sua presunta capacità di camminare su due zampe, la sua abilità nell'evitare le trappole e la sua maestria nei movimenti. Chi sostiene questa ipotesi parla di un colpevole umano, travestito da fiera, per compiere atti indicibili senza ripercussioni. Storici e biologi
sembrano convergere verso una spiegazione naturalistica. La bestia non era altro che un branco di lupi e un lupo mutato, con aumentata forza fisica nella parte anteriore del corpo. Il resto della vicenda viene liquidato da questi come un misto di ignoranza e superstizione. Questa spiegazione è sicuramente la più semplice, ma personalmente la trovo sommaria e incompleta. Se c'era qualcosa che gli abitanti della zona conoscevano bene, era la fauna locale. Saper riconoscere predatori era una parte fondamentale per la loro sopravvivenza. Spiegare il tutto con "erano ignoranti" è grossolano e in contraddizione con le prove di cui disponiamo. Non è chiaro perché ignoranza e presenza di lupi, due costanti nella storia europea degli ultimi millenni, abbiano portato a un evento così anomalo. Se fosse davvero questa la spiegazione, ci dovrebbero essere centinaia di storie simili. Inoltre, se si trattava davvero di diversi animali, dove sarebbero finite tutte le carcasse di quelli feriti dai cacciatori? Questi dubbi sottolineano la fragilità di questa teoria, che fallisce nel chiudere davvero il dibattito. Quelle del leone e della iena sono ipotesi suggestive e plausibili che hanno sicuramente una base di verità. L'esperienza della spedizione britannica in Kenya parla di vicende simili con i leoni dello Tsavo, che, piccola curiosità, hanno la caratteristica di non avere una criniera, rendendoli più simili all'apparenza a un puma o altri grossi felini. Questi animali erano estremamente astuti e difficili da fermare, ma la lunga caccia che li ha interessati è stata la conseguenza di una spedizione impreparata, dotata di poche armi e priva di cacciatori professionisti. Questi animali, inoltre, a differenza della bestia, si nutrivano delle proprie prede. L'attività di un predatore è altamente costosa a livello calorico. Qualunque creatura ci fosse dietro, aveva bisogno di assumere queste calorie in qualche modo, visto che questo apporto non arrivava dalle proprie prede. Inoltre, c'è un motivo per cui le iene e i leoni non hanno mai popolato le foreste europee. Le temperature africane sono molto diverse da quelle della Francia del XVIII secolo e il corpo di questi animali non è adatto alla sopravvivenza in questo clima. La bestia è rimasta in attività per anni e spesso non colpiva d'inverno, il periodo in cui i grossi carnivori hanno più bisogno di nutrimento per sopravvivere. Trovo quindi queste ipotesi molto suggestive ma poco probabili. Essendo un narratore, non nego quanto la teoria dell'uomo travestito sia la più affascinante. Se questa storia fosse un romanzo, questo sarebbe di gran lunga il finale più incredibile. Nessuna prova contemporanea però corrobora questa teoria. I testimoni hanno tutti parlato di un animale e non c'è costume o make-up che nel Settecento potesse ingannare un essere umano. Questa teoria è il tentativo inconscio di dare un volto a una paura ignota. Rimane quindi l'ipotesi dell'ibrido. Come tutte le altre ipotesi, però, fallisce nel trovare un posto a tutti i tasselli del puzzle, e questo mi porta ad elaborare quest'ultima teoria ulteriormente. Diversi studiosi hanno notato il comportamento della bestia, che sembra quasi umano. Non a caso, questa storia è tra le origini del mito moderno del lupo mannaro, l'uomo che in certe circostanze si trasforma in animale. Questo ci porta a considerare la possibilità che l'animale feroce potesse essere sì un incrocio di cani mai visto prima, ma che questo abbia poi ricevuto un addestramento umano. Le ferite riportate dalle vittime non lasciano dubbi che si sia trattato di un animale. La maestria della bestia nell'evadere trappole e battute di caccia, però, sembra disegnare la sagoma di una mano alle sue spalle. Lo schema degli attacchi sembra inoltre essere ottimizzato per diffondere il più terrore possibile. Per esempio, all'inizio la creatura colpisce solo vittime facili nella brughiera, facendo sentire la gente al sicuro nei centri abitati. Questo però cambia, gettando tutti nel panico. Lo stesso accade quando la bestia aggira la battuta di caccia con centinaia di uomini e, lo stesso giorno, si presenta in un villaggio incustodito. Ma chi ci sarebbe stato dietro? E perché? Torniamo al contesto storico e geografico che abbiamo sorvolato all'inizio della storia. Siamo in una delle regioni più povere di una nazione che presto farà scoppiare una delle rivoluzioni più importanti della storia moderna, la Rivoluzione francese. La sfiducia verso la monarchia e il clero non è scoppiata di punto in bianco nel 1789, ma è stata il frutto di decenni di povertà e sfruttamento. Sia il clero che l'aristocrazia hanno cercato di approfittare della vicenda e distrarre la massa, mentre la stampa sottolineava l'inefficienza della monarchia. Il mandante sarebbe quindi potuto essere una persona vicina ai nobili della regione, per giustificare una presenza militare e dividere le forze delle proteste popolari.
È sicuramente una spiegazione estrema e unica nel suo genere, se non fosse che, a pochissimi anni e chilometri di distanza, non si fosse verificato un evento simile. Si tratta della storia meno nota della bestia di Cusago, nel milanese. Anche qui, alcuni testimoni descrivono la belva come enorme e con una peluria rossiccia, diversa da quella dei lupi della zona. È quindi possibile che non si tratti di una coincidenza, ma di un progetto, una minaccia creata ad hoc per un fine ben preciso che è andata poi a sommarsi a dinamiche e problemi preesistenti? Forse, o forse, si è trattato solo di un branco di lupi.